Ciao ragazzi, in questo tutorial continuiamo il discorso sulle equazioni di secondo grado incomplete ed impariamo a risolvere le equazioni spurie. Nella seconda parte del video vi propongo alcuni esercizi con le relative soluzioni, che vi invito ad osservare solamente dopo aver provato personalmente ogni esercizio. Iniziamo! Dobbiamo risolvere l'equazione 4x² meno 6x uguale a 0. Notiamo subito che l'equazione è già in forma normale, poiché è ordinata secondo le potenze decrescenti della x. Inoltre è un'equazione spuria, poiché il suo termine noto è uguale a 0, e dunque sono presenti solamente il termine in x² ed il termine in x. Per risolverla possiamo raccogliere la x fra questi due termini e successivamente applicare la legge dell'annullamento del prodotto. Iniziamo dunque a raccogliere la x fra questi due termini. Scriviamo x, aperta la tonda, e nella tonda dobbiamo mettere 4x² diviso x fa 4x e meno 6x diviso x fa meno 6. A destra dell'uguale rimane lo 0. Per controllare se i calcoli sono corretti possiamo fare questa prova. X per 4x fa 4x² e x per meno 6 fa meno 6x. Dunque il raccoglimento è corretto. Osservando quanto è stato fatto, possiamo dire che si può raccogliere la x all'esterno della parentesi e in parentesi basta diminuire di 1 il grado della x presente nell'equazione. La x² diventa x alla 1, cioè x, e la x scompare poiché diventa x alla 0, cioè 1. Osserviamo ora che quando il prodotto fra due fattori è uguale a 0, o è uguale a 0 il primo fattore, oppure è uguale a 0 il secondo fattore, poiché quando un fattore è nullo, tutto il prodotto è nullo, infatti 0 per qualsiasi cosa fa ancora 0. L'equazione di secondo grado spuria si può quindi scindere in due equazioni di primo grado, in questo modo. Poniamo uguali a 0 sia il primo che il secondo fattore. Quando poniamo il primo fattore uguale a 0, x uguale a 0, abbiamo già la prima soluzione. Infatti un'equazione spuria ha sempre come risultato x uguale a 0. Ponendo uguale a 0 anche il secondo fattore e risolvendo questa semplice equazione di primo grado, portando il 6 a destra e cambiandolo di segno, dividendo entrambi i membri per il coefficiente della x, nel nostro caso 4, e semplificando, riusciamo ad ottenere la seconda soluzione dell'equazione, che nel nostro caso è x uguale a 3 mezzi. L'equazione ha dunque le due soluzioni x uguale a 0 e x uguale a 3 mezzi. Vi faccio notare che un'equazione spuria ha sempre due soluzioni, poiché una è sempre 0 e l'altra si ricava risolvendo un'equazione di primo grado. Non esiste dunque l'equazione spuria impossibile. Come possiamo vedere anche dall'esempio successivo, anche quando i due termini in x² e in x sono concordi, cioè hanno lo stesso segno, si può raccogliere la x e si hanno comunque due risultati. Uno è sempre x uguale a 0 e l'altro, nel nostro caso, è x uguale a meno 2. Riassumendo, per risolvere un'equazione spuria bisogna solamente raccogliere la x e poi uguagliare a 0 ciascuno dei fattori che si ottengono. Una soluzione sarà sempre x uguale a 0 e l'altra soluzione si ricava risolvendo un'equazione di primo grado. Ora vi assegno qualche esercizio sulle equazioni di secondo grado incomplete, cioè equazioni monomie, pure e spurie. Ho scritto in blu il testo delle equazioni monomie, in verde il testo delle equazioni pure, in viola il testo delle equazioni spurie e vi lascio indovinare di che tipo sono le equazioni 14 e 15, scritte in nero. Vi faccio notare che osservando il risultato di un'equazione si può capire di che tipo è. Ad esempio, l'equazione monomia risulta sempre 0, 0. L'equazione pura ha sempre due risultati opposti fra loro. Ad esempio, risulta x uguale più o meno 2, più o meno 3, più o meno 7. Oppure è impossibile. Mentre l'equazione spuria ha sempre un risultato uguale a 0, mentre l'altro risultato è un qualsiasi numero reale. Dunque, osservando il risultato, come saranno le equazioni numero 14 e 15? Ci sentiamo dopo la pausa per le soluzioni.
In questa prima schermata vi ho riportato le soluzioni dei primi 3 esercizi, quelli sulle equazioni monomie, che, come si può osservare, hanno sempre 2 soluzioni nulle. Vi faccio anche notare che quando l'equazione è scritta in forma normale, quando la a, cioè il coefficiente del termine di secondo grado, è negativo, è preferibile cambiare tutti i segni dell'equazione, in modo da rendere il coefficiente del termine di secondo grado positivo. Questo passaggio, anche se non è indispensabile, ci fa evitare di commettere errori di segno. In questa seconda schermata vi ho riportato le soluzioni delle 5 equazioni pure, che come si può osservare hanno soluzioni opposte fra loro, oppure, nel caso di coefficienti concordi, sono impossibili. Nell'equazione numero 7, siccome la x² è negativa, è preferibile cambiare entrambi i segni, in modo da poter estrarre la radice quadrata di un numero positivo. In questa terza schermata vi ho riportato le soluzioni delle prime 4 equazioni spurie e vi faccio notare, siccome nell'esercizio numero 10 la x² è negativa, ho preferito cambiare i segni, per poi raccogliere la x e risolverla nel modo consueto. Ed infine, in questa quarta schermata, vi ho riportato le soluzioni degli ultimi 3 esercizi, in cui erano presenti anche dei prodotti notevoli e dei denominatori. Anche se si poteva capire leggendo i risultati degli esercizi, vi faccio notare che l'equazione numero 14 è un'equazione spuria, mentre l'equazione 15 è un'equazione pura. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine. Vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video tutorial vedremo cos'è il discriminante di un'equazione di secondo grado e impareremo a risolvere le equazioni di secondo grado complete. Vi aspetto! Ciao!